San Donatino è questo piccolo gruppettino di case, cioè queste 3 case. I miei genitori sono arrivati qui nel 71. A partire dall'88 abbiamo cominciato a reimpiantare tutte le vigne, fatto degli impianti un po' più, tra virgolette, moderni. E noi qui siamo nella zona del Chianti Classico, dove abbiamo un disciplinare che ci impone un massimo produttivo di, ora non ricordo se è 52 o 54 ettolitri di vino a ettaro, e noi non arriviamo mai a quel... Noi siamo sempre sotto carico. Il vino è una cosa del territorio, quindi il terreno e il clima ti fanno un'uva ogni anno che è diversa, quindi gente che poi ti dice ma quest'anno non è come l'anno scorso, meno male. Io sono più, come dico sempre, più vicino a un ostetrico che aiuta. Il vino si fa nella vigna, quindi se c'hai un'uva di qualità ci avrai un vino di qualità, se c'è un'uva scadente ci avrai un vino scadente, quindi aiuto l'uva a partorire, a trasformarsi in vino. Quindi l'ostetrico non è che è l'ostetrico che fa il figlio, lui aiuta la donna a nascere. Io non utilizzo niente tranne un po' di solforosa. Solforosa è un gran dibattito sulla solforosa, sui solfidi, perché la soglia massima europea credo sui vini rossi sia 120 mg al litro, credo, che è una cosa folle. Cioè io sempre meno sopporto i solfiti, la solforosa mi dà sempre più noia. E non si fa rigorosamente fermentazione naturale spontanea, mai utilizzato lievito, lieviti selezionati, mai utilizzato lieviti selezionati in vita mia nel vino, perché non capisco il senso. Ah, qui è tutto Sangiovese, sì. Poi qua giù sotto abbiamo un po' di Petit Manseng giù nel basso e di Pinot Grigio. Invece di fare come fanno tutti in Vinsanto, ho detto ci manca a noi nella nostra gamma un vino dolce, quindi proviamo a fare questo qui. E quindi si è piantato sto Petit Manseng. Il primo anno ho fatto sto non santo invece di Vinsanto, questo non santo, che però era strepitoso. Quindi l'anno dopo ho detto proviamo a farlo secco, e quindi ho fatto questo Petit Manseng macerato, quindi un po' arancione. Quante bottiglie ne fai? Ma di solito se ne fanno intorno a 1500 bottiglie, quest'anno è venuto un po' di più, siamo intorno a 20 ettolitri quest'anno. Sì, e questo è galestro, tipico delle nostre zone, quindi una cosa che non capisco mai, da quando sono ragazzetto si leva sempre i sassi dalla vigna. E ogni volta che ogni anno esce sono sempre sti sassi un po' più grossi e vengano come se venissero a galla sti sassi. E è una cosa della fisica che ancora non ho capito come sia possibile. Un'annata è arida e molto asciutta, di lavorare il terreno è un giovamento per la pianta, perché comunque è come se fosse, cioè se te è tutto secco, te fai una lavorata al terreno, è come se piovesse. Questo poggio è molto asciutto, se te piove dopo un giorno il terreno e le piante so già, cioè perché c'è una ventilazione che ti tiene una sanità nella vigna elevata. A me mi interessa fare un vino che te hai piacere, godi a bertelo e che ne puoi bere una bottiglia e poi dopo ne puoi dici Madonna già finito, beviamo una seconda, perché sei a discutere, a chiacchierare con degli amici, e che è un vino che scivola e che va bene giù, dandoti del piacere ovviamente, soprattutto su questa cosa della frutta, quindi è con una bella acidità che ti sciacqui la bocca e ti sia semplice a bere. Questo è il colmatore, quindi il colmatore ora ho preso un po' di vino, ce lo ributto dentro. Praticamente il colmatore è un foro dove c'è questo attrezzo, si chiama colmatore, dove va il vino fino, in questo caso è qui, quindi sopra il livello del legno. Diciamo l'uscita del serbatoio diventa questa. Se te qui però in questo bicchiere ci metti dell'acqua e poi qui ci metti un tappo, praticamente si crea un sottovuoto. Un sottovuoto è una chiusura ermetica con l'acqua, quindi non entra più aria dentro al serbatoio. Questo ti protegge dall'aria. Quindi qui ora la cantina è tutta piena, tranne questo serbatoio lì, dove domani svineremo
un tino. Quindi quando noi si comincia la vendemmia la cantina deve essere tutta vuota. Quindi praticamente a cosa serve questa operazione? Serve a molteplici modi, serve a bagnare la vinaccia, non so se la vedete, per evitare che si ossidi, che si ascetizzi, che si tante cose. Per diminuire un po' se si può la temperatura, perché non si fermenta tutto naturale, spontaneo, senza controllo della temperatura, e questa è una cosa importante da chiarire, perché la fermentazione sprigiona tanta temperatura e soprattutto dà ossigeno ai lieviti. Qui si fa 2 volte al giorno durante tutta la fermentazione. Quindi io quando sono qua a fare il rimontaggio, che tutto questo vino passa fra le mie dita, sono qui che penso chi se lo berrà questo vino.